Stiamo avvistando terra. Ciao da MF! Nello scorso vlog vi abbiamo portato sul passo del Grossglockner e ieri sera siamo arrivati all'hotel Orso Grigio nella splendida San Candido. Oggi ci siamo svegliati con il meraviglioso buongiorno delle 3 cime di Lavaredo, illuminate dai primi raggi del sole. Ora non ci resta che proseguire il nostro road trip in Sud Tirol. Ciao F! Ciao! Buongiorno da San Candido. Oggi vediamo la cittadina di San Candido in Valpusteria e poi dopo proseguiamo verso il passo del Rombo, facciamo Solden, il Valkense e poi torniamo a casa Monaco. Diapositiva del passo del Rombo? Non proprio. Com'è coi piedi? È tipo... no, non mi viene. Quello lì era il passo del Rombo. Va bene, forse è meglio andare in sauna. Il passo del Rombo è tipo... questo è il passo del Rombo. Una donna soddisfatta. Kaiserschmarrn con vista. Cosa ne pensi di questo Kaiserschmarrn? Sei soddisfatta? Allora siamo arrivati in cima al passo del Rombo. Com'era la strada per salire? Panoramica. Stretta. No, panoramica, stretta, però super bella. Poi siamo passati quasi alla Golden Hour, quasi. Quindi, bellissimo. Sei contenta? Ti è piaciuta questa gita? Vabbè, per sé non sono un po' vicina. No, anzi ti vedo anche lontano, per quello mi sono avvicinato. Tipo grandangolo. Va bene, allora Va bene, adesso metto giù perché continuiamo. sennò mi mangi tutto il Kaiserschmarrn, Esatto. che sembra molto buono. Ho quasi messo la GoPro nella marmellata, peraltro. Eccoci, una piccola scalata sopra il parcheggio per arrivare in cima alla croce sul passo del Rombo. E c'ho già il fiatone. Amica croce, ce l'ho fatta. Non facciamo cadere tutti i sassolini. Faccio un bel 360. C'è anche una cassetta della posta, non so perché. Comunque siamo qui tra Austria e Italia. Un bellissimo messaggio inciso sulla pietra nel punto del passo, cioè la politica non divida quello che l'amicizia ha unito. In questi tempi direi più che importante. E niente, di là c'è l'Italia, di là c'è l'Austria e noi adesso tecnicamente siamo in Austria. Proseguiremo per Solden, cioè giù di là, e poi andiamo a casa a Monaco. Venite con noi? Sì dai, venite con noi. Vamos! Allora, sono assolutamente contento dell'acquisto, l'abbiamo presa per sostituire la nostra precedente BMW Serie 1. Naturalmente è una macchina molto performante e il doppio motore elettrico garantisce sempre una coppia, un'accelerazione molto, molto forti a ogni velocità e a ogni regime. Il comportamento in curva è buono, non ovviamente a livello di una super sportiva, però comunque
Si comporta bene, dai. Si comporta bene e devo dire anche l'accelerazione in curva che ti permette di fare anche per l'elettronica è piuttosto elevata. È molto piacevole da guidare, soprattutto in montagna, soprattutto in salita, con questa coppia incredibile che ha, cioè tipo ok, grazie. cioè diciamo che l'accelerazione è bruciante però appunto anche l'handling è molto buono. Ha ovviamente un sistema infotainment che è pazzesco, almeno 10, se non forse 10 esagero, ma almeno 5 anni avanti rispetto a tutto il resto. Si interfaccia completamente con il telefono, quindi si può non solo aprire e chiudere la macchina e usare il telefono come chiave, ma anche per esempio cercare sugli obiettivi da raggiungere col navigatore sul telefono e poi con un tasto semplicemente mandarli alla macchina. E questa è la cosa più bella perché ti fa risparmiare un sacco di tempo. È molto bella, tutte funzioni che anche il pacchetto Audi Connect per esempio ha, ma che vengono diciamo un pochino nascoste o comunque non sono di così facile e fruibile utilizzo come in questo caso. Come vedete l'interno è completamente spoglio, non c'è nessun bottone, nessun tasto, ci sono 2 port USB qui sotto. Questa macchina ha addirittura i videogiochi, quindi si possono collegare dei pad e giocare anche a videogame. Come abbiamo visto prima al Supercharger. Esatto, al Supercharger, ci siamo fermati al Supercharger, c'erano 2 ragazzi che giocavano a buggy qualcosa, la versione carta, sì. Esatto, con due pad in macchina. L'autopilot si attiva schiacciando 2 volte giù questa leva, quindi se io adesso tipo schiaccio 2 volte in giù entra un cruise control con anche steering assist integrato e poi spingendo in su si disattiva. È molto comodo per i viaggi lunghi, particolarmente utile in autostrada, a mio avviso meno utile e anche se vuoi meno voluto dal driver su strade di montagna dove la Model 3 è molto più divertente da guidare, diciamo la verità. Beh, è perfetto in coda nel traffico, in coda fantastico. Addirittura la dashcam, dove l'altro giorno a Monaco abbiamo catturato una volpe quasi in centro città che poi dopo salvando i video ci si può tirare fuori col computer. Ha un sacco di goodies, l'infotainment, tutte le funzioni dobbiamo anche noi ancora scoprirle. Addirittura qui per esempio c'è una telecamera puntata verso l'abitacolo che per quanto ne sappiamo non è usata da nessuna funzione, quindi Chissà. Tesla si riserva di fare aggiornamenti software per introdurre nuove funzioni e migliorare quelle esistenti. Per esempio adesso, come vedete dal schermo, qui c'è un'iconcina gialla, se la premo la macchina mi va a dire che c'è un update available, quindi c'è un aggiornamento da scaricare che andrà scaricato con una rete wifi. Questo è uno dei vantaggi principali della Tesla insieme al Supercharger. Il Supercharger è la rete proprietaria di Tesla che permette di ricaricare la macchina fino a 150 kW per quanto riguarda il Model 3 ed è veramente un benefit perché permette di ricaricare la macchina in 20-30 minuti a seconda di quale... Da zero. No, da zero ci vuole un po' di più, però comunque non si arriva mai a zero ovviamente. Il navigatore è ottimo perché mettendo una destinazione già lui calcola con quanta batteria si arriverà ed eventualmente se serve una ricarica Supercharger si calcola in automatico dove andare a ricaricare, quanto tempo si starà fermi e a che ora si arriverà. Realistiche noi l'abbiamo testata intorno ai 350-400 km. Per esempio adesso vi posso far vedere un esempio reale di viaggio. Questo è un viaggio che abbiamo fatto la settimana scorsa con 5 persone sopra, Frank, 15 kg di patate, 10 kg di mele. Sì, Frank e Trunk pieni, assolutamente pieni, macchina carichissima. Ovunque. Abbiamo fatto 620 km con 127 kWh. Questo è un valore comunque con un consumo abbastanza alto per l'efficienza di questa vettura, ma dovete considerare 5 persone sopra e il pieno carico. Ci siamo fermati a caricare solo un quarto d'ora al Brennero, siamo arrivati a Monaco con il 13% di batteria, quindi i viaggi lunghi sono assolutamente fattibili. Naturalmente rispetto a un diesel che fa 1000 km ci si deve fermare, però diciamo che ci tanto si ferma. a noi viene fame.
viene fame, ci si ferma, si fa la pipì, si fa la popò, si mangia qualcosa e la macchina è già carica al 60-70%. Dopodiché c'è da dire che con un minimo di pianificazione le soste diventano anche una scusa per fare dell'altro. Dal mio punto di vista, se avete una macchina elettrica e vi fermate a caricare e dovete aspettare che si carichi lì, avete sbagliato qualcosa. Rispetto alla benzina non c'è bisogno di stare lì a tenere la pompa mentre fluisce la benzina, si può attaccare la spina e andare a fare dell'altro. Il costo del supercharger è 0,30 in Italia, 0,33 centesimi al kilowattora in Germania. Invece le colonnine della municipalizzata di Monaco costano 0,38 al kilowatt, quindi un pochino più care, e in effetti è un po' caro, purtroppo. Comunque molto meno caro del diesel. Ma parlaci di una delle cose che più mi piacciono e più mi interessano, oltre che più rendono sensibile questa macchina. La scorreggia. No, il regenerative braking. Regenerative braking è una cosa che permette di ricaricare la batteria, perché come sapete il motore elettrico può, prendendo corrente dalla batteria, generare energia cinetica, o in alternativa quando la macchina va in discesa o quando si decelera, come sto facendo in questo momento, vedete la barretta verde, che vuol dire che quel motore elettrico diventa di fatto un generatore, perché viene trascinato dalle ruote, quindi genera corrente che va a ricaricare la batteria. Questa ovviamente aumenta l'efficienza della vettura, soprattutto nel percorso che abbiamo fatto oggi, che è stata una grande salita all'andata e una grande discesa nella seconda parte. Ovviamente abbiamo consumato molto meno nella seconda parte, facendo 90 km con meno dell'8% della batteria, che è grande, 73 kW, quindi vuol dire con 5 kWh è veramente poco. L'effetto è che però quando si leva il piede dal pedale, la macchina a tutti gli effetti frena. Per esempio io adesso sto andando a 80 all'ora, levando il piede dal pedale non è praticamente quasi come una frenata. Non sto frenando, la macchina va praticamente a fermarsi. Tra l'altro questa è un'ottima occasione per testare l'accelerazione. Pronti? Vai. 3, 2, 1. Le parolacce. Stiamo anche avvisando. Sì, ma tipo... Perché ti senti proprio ok. Ok. Next. Se avete domande sulla macchina o se volete vedere qualcos'altro, qualcosa che volete che provi o avete qualche curiosità perché siete interessati a comprarla, potete lasciare i commenti sotto il video e vi risponderò sicuramente, o suggerimenti per nuovi video li faremo. Dopodiché vi ricordo che se volete ordinare una Tesla Model 3 o anche un altro modello, potete usare il link di M della F. Questo vi permetterà di avere 1500 km di supercharger gratuiti. Cioè, cosa volete? Lasciarveli sfuggire? Volete? Noi in questo momento abbiamo Siamo ancora carichi. 6800 km gratis di supercharger, ovviamente scadono dopo 6 mesi, quindi sì, ma il fatto è fare che un sacco di gite. Però di la Dateci verità, delle idee. quante settimane fa abbiamo preso la macchina? Ce l'abbiamo da circa 3 settimane. Quanti chilometri ha già la macchina? La macchina, dove si vede? 2303 km. Beh, neanche tanto. Quindi direi che 7500 nei prossimi 6 mesi. Potremmo farli, sì. Effettivamente potremmo farli. Mi sembra che... No, però questo è un grande incentivo, perché comunque siamo già andati da Monaco di Baviera a casa in Trentino 2 volte, e questo road trip di oggi completamente gratuitamente, perché usiamo il supercharger e non paghiamo, quindi... Esatto, e oltretutto certo, non inquiniamo. E non inquiniamo. Se vi è piaciuto questo video, fateci like e sottoscrivete, non si dice in italiano. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, schiacciate Like and subscribe. like e subscribe. Hit the bell. Schiacciate la campanellina, così sarete notificato dei nostri prossimi video. E grazie di essere stati con noi, di essere venuti con noi sul Grossglockner. Peace. Nel prossimo video vi portiamo in un luogo dove si incontrano l'Oriente e l'Occidente, dove l'aria profuma di rose
e i tappeti possono volare.